consapevole. Ecco perché nella notte abbiamo tanti sogni che dici, ma perché ho fatto sti sogni? Cioè, ma cosa c'entra? No, cosa c'entrano questi sogni con me? Eh no, cari miei, perché l'inconscio è quella parte lì e non te la puoi permettere di sentirla adesso e viene tutta manifestata nella parte più profonda. Aggiungo un altro embolo, siamo pronti per gli emboli qui. Ma allora che cosa servono lì? Cosa servono i sogni? E perché sogno? Chi sono io quando mi alzo incazzato che ho ucciso una persona e dico ma non sono mica io? Intanto ti do un piccolo aneddoto. Quando ti alzi al mattino hai una ricchezza enorme che sono i tuoi sogni. Una prima cosa è non prendere sotto gamba quello che hai sognato, perché è un libro a cielo aperto di te e di cosa ti stai parlando della tua vita, cioè della parte più profonda. Se non sogni, prima di alzarti, ributtati un attimo giù, respira e cerca di ricollegarti all'ultima immagine che hai avuto. È esercizio, facendo così ritorni su. O se ti alzi di notte a un certo punto in mezzo a un incubo, poi ributtati giù e ripercorri l'incubo. Perché io faccio sempre così, poi mi sono scritto per un periodo sempre i sogni e poi me ne ricordo sempre tutte le parti centrali. E adesso lo faccio come esercizio. Appena mi alzo dico, Pier, com'è che ha? E inizio e faccio, analizzo i sogni. A questo punto mi sono allenato 20 anni, quindi inizio a capire come funziona. Quindi, primo, cercate di sentire i vostri sogni. Allora, dovete capire questo. Voi rappresentate nei sogni tutta una serie di tensioni, non detti, costrizioni o bellezze anche attraverso una scenografia. La scenografia prende diversi personaggi. Quindi non è che sogni l'amica che muore e quella è l'amica che muore veramente, è quella parte di te che riesci a addossare a quell'amica che in qualche modo sta avendo una trasformazione. Non è che il papà lo prendi a botte, è quell'autorità che in qualche modo non riesce a digerire di te, che in qualche modo proietti nella scenografia in un papà esterno, che può essere l'incidente. Fai un incidente in macchina, corri dentro un bosco, non riesci più a commuoverti, ti stanno inseguendo. Sono i classici sogni, cadi da un burrone, ti fermi in sabbia mobile. Cioè, ognuno avrà dei sogni ricorrenti, analizzale perché sta dicendo in un momento di te dove non riesci in un progetto, hai troppe pressioni, hai avuto delle situazioni che non hai detto chiaramente. I sogni sono rivelatori, ma tanta roba. Solo che vi do un piccolo, anzi un grande strumento di analisi, perché se no fate fatica. Il sogno è simbolico, come la vita, come la realtà, come tutto ciò che ci circonda, come il feng shui, come ogni cosa. Cioè, noi ogni volta che andiamo a dormire moriamo. Cioè entriamo in uno spazio di coscienza, travasiamo la coscienza in uno spazio più sottile, ma la domanda è, ma dove cazzo andiamo e come mai che facciamo questo tipo perché quella è la realtà più realtà. Ora, come si interpreta un sogno? Innanzitutto devi sentire come stai. Cioè, hai ammazzato e scuoiato una persona, ti svegli e dici, ah, cazzo, bene. È andata benissimo, cioè non è che l'hai scuoiato e sia negativo, perché avevi bisogno di esorcizzare, tirare fuori tutta quella rabbia e hai qualcosa che dovevi, come dire, avere un'assertività, avere una forza di dir di no, cioè dipende. La stessa scena, fai una roba così, ti alzi con un incubo, dici, Madonna, cosa ho fatto? Cos'è? Ti senti uno schifo, perché hai vissuto degli aspetti di coercizione, di impedimento, di cui tutta questa rabbia non si è espressa, ed è, capito? Cioè, come stai? Come ti senti rispetto a un avvenimento? Secondo punto, ogni personaggio sei tu. Quindi non esiste un qualcosa che tu hai fatto il sogno premonitore, cioè per arrivare lì ti dico ci vuole un attimo una scaletta di coscienza, quindi partiamo dalla base, ogni personaggio sei tu che proietti. Sì, hai visto ieri la nonna, la zia, così quello che vuoi, ma non è che mi ha parlato la nonna, per arrivare a canalizzare questi, c'è una differenza sostanziale di audio. Quando ti parlano a un certo tipo di realtà lo senti la differenza, è come se ti sto parlando io o ti stai parlando tu. Ok? C'è una bella differenza. Senti che la mia voce esterna, quando ti parli tu da dentro, senti che se adesso tu dicessi il gatto è rosso, ditelo, lo senti, no? Il gatto è rosso, no? Ma ditelo anche dentro. Hai sentito che hai detto il gatto è rosso? Ti dico io, il gatto è rosso, è differente, sta arrivando da fuori. Ecco, quella roba lì, se stai ad ascoltare, senti la differenza tra un qualcosa che è dentro e qualcosa che è dentro ma da fuori. Questo è il primo livello anche di iniziare a percepire la cosa che non sei tu. Quindi nel sogno comunque tendenzialmente noi siamo in una bolla interpretativa come un computer che fa un check-up e che metabolizza tutte le proprie stress, le proprie dinamiche e mette a posto tutti questi tasselli. E quindi quanto ti può dire di te il sogno rispetto a quello che stai vivendo, come lo stai vivendo, quanto hai incassato, quanto non hai ancora detto, quanto dovrei... Mamma mia, quanto ti dice.
Quindi se fai sogni di merda continuamente, non è solo perché lo lasci dentro quella parete del sogno, ma questa è la tua vita, sta diventando una vita che stai incassando troppo. Se fai sogni bellissimi, bravissima, stai pulendo ogni volta e perché la vita è una proiezione olografica e il sogno rappresenta questo e la vita di ogni giorno è una proiezione. Te la dico anche tutta con questa embolo iniziale che ci fa esplodere la testa, perché noi continuiamo a sognare quando ci svegliamo. Oddio mio, perché le persone che tu incontri sono proiezioni di te in fondo. Sono proiezioni di te, no? Una persona, una persona da fuori indica il dito così. Tu dici, che cazzo vuole quello che mi sta indicando? Un altro non gli fa né caldo né freddo. Come mai a uno reagisce così, l'altro no? Perché ha avuto un papà che gli ha rotto le balle e gli ha detto, tu, allora basta che uno che ti minaccia, quello lì cosa vuole? No? E l'altro invece non sente niente di questo. Quindi noi proiettiamo continuamente e mettiamo in campo la nostra visione del mondo su tutto ciò che vediamo e assorbiamo attraverso il nostro vissuto che è stato karmico di questa vita. Quindi cosa stiamo vedendo realmente? Per il 90% proiezioni, trasferialità. Quindi è come un sogno, no? Cioè, nel senso che comunque è sempre da dentro che attraverso il nostro dolore proiettiamo fuori tutta una serie di aspettative, non è che siamo nella realtà, come nel sogno che è più chiaro questo. Quindi la meditazione nella parte inconscia permette di essere meditanti nella parte conscia, che poi conscia è sempre un fil in rouge di una realtà che cambia stati.